Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per il primo semestre del 2024. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del cancro. Può essere un periodo di riflessione, un periodo direi un po' statico in realtà con la carta dell'appeso, ma più che tutto perché è come se iniziaste a vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Quando c'è la carta dell'appeso si parla anche di qualcosa che potrebbe o dovrebbe essere sacrificato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere che energie ci sono disponibili per il primo semestre. Allora, partiamo con la carta della morte, un 10 di pentacoli, la carta del mondo, il mago, interessante, il matto, regina di pentacoli e l'ultima carta è volata, la recupero, è un 5 di bastoni. Bene ragazzi, devo dire che avete tante carte di fine, trasformazione e cambi e inizi. La morte parla di trasformazione, qui abbiamo due carte di compimento e qui abbiamo due carte di nuovi inizi. Credo che qui con la carta dell'appeso siate in una fase di restyling della vostra vita. Mm? Allora, partiamo da questa morte. La morte è sempre una carta che ci parla di alcuni tagli che verranno fatti. Devo dire che è una carta di trasformazione, quindi qualsiasi sia il taglio che andrete ad affrontare, vi dirò che sarà un taglio trasformativo. Vi dico, la sensazione è quella che poi sarà migliore, ci sarà un miglioramento. Però è come se prima ci dovesse essere questo taglio con la morte, ok? Andiamo a vedere con i mini tarocchi così vi do delle sfumature in più. Matto di nuovo. Wow. Matto, 6 di bastoni, 2 di bastoni e regina di coppe. Sì, sento che c'è come un nuovo inizio, un nuovo tipo di equilibrio, mi verrebbe da dire. È come se arrivaste da una fase di cambiamento così forte, o perlomeno è un movimento interno se non ancora esterno, e tutto questo movimento esterno vi dà la possibilità con questo matto di fare il salto di fede, di finalmente avviare questo cambio. Vi ricordo che avete anche il mago e la carta dell'alchimista, di colui che prende le energie negative e le trasforma in qualcosa di positivo. Però andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, poi dopo vi dirò single, coppie e via dicendo, famiglia. Allora, abbiamo un 8 di bastoni e di nuovo la carta della morte. Sì, probabilmente giungerà una comunicazione o ci sarà comunque una comunicazione che cambierà le regole del gioco. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il mondo. Diciamo che, scusate, per qualcuno
Qui si tratta di tagliare con qualche questione concreta, mi verrebbe anche proprio da dire a livello familiare, perché il 10 di Pentacoli comunque parla della famiglia, quindi per qualcuno può essere proprio la rottura, in questo caso, di un matrimonio, di un contratto, perché il 10 di Pentacoli fa riferimento alle cose scritte, ai contratti scritti, materiali, che cose concrete. Quindi è un accordo, è una famiglia concreta, concretizzata. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio dopo, però per qualcuno può anche risuonare così, il fatto di uscire da certi contratti, da certe dinamiche anche familiari. Andiamo a vedere il mondo. 6 di coppe. E 2 di pentacoli. Devo dire, ho come l'idea che ci sarà un cambio profondo a livello interno di quello che è il bambino interiore, perché sia il mondo che il matto che avete 2 volte, che il 6 di coppe, fa riferimento al bambino interiore, a quello che ci rende felice, ai sentimenti puliti, genuini, a quello che ci fa espandere. E per qualcuno tutte queste carte richiamano molti bambini, come se aveste il desiderio di magari completare questa famiglia che col 10 di pentacoli a rovescio vediamo esserci, ma non essere del tutto completa. Però c'è il mondo poi, quindi è come se completamente arrivasse. Andiamo a vedere il mago. 5 di spade. Mm, 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 e torre. Qui sento ragazzi che tra il 5 di spade e la torre c'è proprio da buttare giù l'ego, c'è qualche questione egoica, probabilmente la vediamo qui, è quello da cui ci si deve liberare con la morte, però sono questioni normalmente legate al modo di pensare, ai pensieri, al rimanere incastrati tra è giusto o sbagliato, è meglio o peggio. Sono anche litigi molte volte o conflitti interni appunto. Però quando c'è la torre si tratta di far cadere l'ego, cioè qualche questione che è in piedi, qualche desiderio, qualche obiettivo, qualche compimento che voi magari volete o che pensate possa colmare qualche vostro vuoto. Non è solo questo, è per farvi un esempio. Devo dire che la carta del mago qui è un po' come se vi dicesse prendete l'energia pesante che avete qui, anche proprio nella testa, ok? E trasformatela in qualche cosa di positivo. La torre normalmente è l'universo che manda certi cambi, certe trasformazioni proprio per poter ricostruire più in linea con noi stessi. Andiamo a vedere il matto qui. Abbiamo un 4 di spade e un mago nuovamente. Sì, ragazzi, voglia di inizi, voglia di novità. Qualcuno sento che partirà all'avventura con lo zaino in spalla, ve lo dico, perché abbiamo il mondo, abbiamo 2 volte il matto, abbiamo 2 volte il mago. È come se ci fosse un momento di sabbatico, di riflessione, ma infatti avete avete la carta dell'appeso e siccome qua però vedo i movimenti a livello fisico, vi dico che c'è qualcuno che si prenderà proprio un periodo, magari anche all'estero per dire, o una vacanza piuttosto lunga, proprio per capire come usare questo mago, come trasformare questa energia, che comunque c'è, l'energia non si distrugge, l'energia si manipola, si cambia, si gestisce. È molto bella questa figura perché vedete lui che ha questi raggi di luce, diciamo, che potrebbero essere l'energia, e semplicemente spostando così le mani riesce a muovere l'acqua che è qua sotto. È come se doveste agire per rompere qualche schema.
Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Tre di coppe e asso di coppe. È come se aveste bisogno di riavvicinarvi un po' a quello che è la vostra la cura di voi stessi, la vostra autocura, mm, autostima anche mi verrebbe da dire, l'amore che avete per voi stessi fondamentalmente. E soprattutto, devo ancora arrivarci, però nel caso ci sia qualche questione legata al cercare i figli, chiedetevi da dove arriva questo desiderio, ok? Perché qui è come se aveste bisogno di riprendere contatto con la vostra parte femminile. Uomini o donne che siate, non importa. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Asso di spade, imperatore e 8 di spade. Devo dire che qui sarete portati a dire la vostra. Il pensiero sarà un po' negativo, vi confesso, con questo 8 di spade, ma sono fiduciosa perché c'è sia l'imperatore che l'asso di spade. Quindi probabilmente, nonostante il non vedere determinate cose, vi sentirete comunque in una posizione stabile, in una posizione di vantaggio, in una posizione concreta, solida. Mm? Allora ragazzi, partiamo da chi è in coppia. Come vi dicevo, seguendo la linea di prima, ci potrebbe essere qualcuno che si separa o si voglia separare o si voglia comunque allontanare un momentino dal proprio partner. C'è qualche rottura di dinamica con la carta della morte nella vostra relazione a due. Ehm, allora, per qualcuno potrebbe essere dovuto al fatto che non si vogliono le stesse cose. Per qualcun altro semplicemente perché è come se la relazione avesse bisogno di qualche cosa di più. E qui arriva il tema figli. Se state cercando un figlio per ampliare la vostra famiglia, per dare quel senso di completezza alla vostra famiglia, chiedetevi se è realmente il desiderio di entrambe o se è solo un desiderio di uno dei due. E se sì, chiedetevi se è questo desiderio, diciamo, qualche cosa che vi serve per colmare l'insicurezza che avete all'interno della coppia oppure se è proprio un desiderio dell'anima. Adesso, a parte queste domande che dovrete farvi, vi dico che sarà un periodo molto 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 fecondo. Quindi, se state cercando un bambino, secondo me, la prima metà del 2024 è molto favorevole. C'è da cambiare, diciamo, delle dinamiche di comportamento all'interno della relazione. Il consiglio che vi danno qui è di aumentare il dialogo, di creare un dialogo costruttivo più che distruttivo. E un altro consiglio che vi danno è di rimanere un pochettino più leggeri sulle cose, ok? Di non essere sempre seriosi. E ricordate le questioni attaccate all'ego di cui vi parlavo prima. Chi ha ragione, chi ha torto, certe volte non importa neanche, l'importante è trovare una soluzione o un punto d'incontro. Mm? Per chi è single, ragazzi, allora, qui ci potrebbe essere ehm, vi dirò, qui ci potrebbe essere un incontro di qualcuno che non vedete da molto tempo, diciamo di qualcuno che viene da lontano, può essere un lontano temporale o un lontano di chilometri a livello geografico, ok? Devo dire che sento che la relazione è interessante, cioè nel senso promette molto bene,
Potrebbero esserci dei viaggi, degli spostamenti, dei progetti in comune molto interessanti. Sento che è una persona spassosa comunque, vi divertirete, andrete a eventi, però è come se vi mancasse la sicurezza con questa persona. Acquisirete la sicurezza dentro di voi per conto vostro con questo imperatore alla fine della lettura, ma qui è come se mancasse qualche cosa all'interno della relazione. Abbiamo anche qui un 4 di spade, c'è qualche cosa ancora da guarire, c'è qualche cosa da imparare a manipolare ancora. Qui si parla di energia, non di persone. Ragazzi, il mago, come vi facevo vedere qui, è colui che è in grado di prendere l'energia pesante della torre o della morte e di trasformarla in qualche cosa che è a suo vantaggio, una nuova avventura, un nuovo percorso di vita, una nuova conoscenza. Vi dirò, le occasioni non vi mancheranno, sia di conoscere gente, sia di muovervi, sia che di partecipare a feste, eventi, corsi, fiere, concorsi. Qualsiasi cosa vale in questo caso. Vi dico, le potenzialità ci sono di far esplodere il cuore, se siete single, ok? L'unica cosa, ecco, cercate di capire cosa è veramente, cioè cosa è mandato dall'anima, questa esplosione del cuore, se è mandata dall'anima o se in realtà sopperisce a un senso di insicurezza, mi viene da dire, che avete magari mm, voi stessi oppure nei confronti di questa persona. Vi dico, la persona è pulita, la sento pulita comunque, ok? Poi, per quello che riguarda le famiglie, allora, chi sta cercando famiglia, vi ho già detto, vi ho anticipato prima, è un buon periodo per cercare bambini, è un buon periodo per cambiare casa, è un buon periodo per iniziare progetti nuovi, è un buon periodo anche per viaggiare, per ravvicinare, come vi posso dire, riunire la coppia, ritrovare un pochettino la parte divertente all'interno della coppia, anche perché sento che questa morte ce l'avete due volte, comunque adesso io non so esattamente a che cosa fare a riferimento perché ognuno di voi ha una storia diversa, però è abbastanza pesante da mandare giù, questa trasformazione, ok? È come se ci fosse stato un nuovo inizio e state ancora cercando di ehm, trovare un equilibrio. Nel caso voleste figli, ve l'ho detto, nel caso i figli fossero già grandi, ragazzi, anche qui ci potrebbe essere da parte loro qualche movimento, qualche spostamento, qualche tipo di risultato raggiunto, o nel caso fossero per esempio all'estero, cose di questo genere, sento che, non so perché, magari per qualcuno risuona, però continuo a pensare agli Stati Uniti. Se avete qualche figlio che magari studia proprio all'estero lontano lontano, nel 2024 nella primo semestre del 2024 è facile che vi rivedrete. Può essere che siate voi ad andare piuttosto che il figlio a venire. Ovviamente non risuonerà per tutti, comunque. Se guardiamo le relazioni di amicizia, vi devo dire, anche qui sento che conoscerete della gente interessante. Fate sempre attenzione ai giochi del io sono meglio, io sono peggio, lui è meglio, lui è peggio, lei è meglio, lei è peggio, eh, o cose del tipo non sono all'altezza, o lui non è all'altezza, o lei non è all'altezza. Sono cose sempre un po' relative, no? Perché ognuno ha le sue, nel senso, secondo me l'importante è trovare un punto di incontro. Però comunque vedo che ci sono degli incontri, anche qui si potrebbero organizzare dei progetti, ci potrebbero essere, ehm, mi verrebbe anche da dire dei cambi di sede. Non lo so, mi viene in mente se per esempio prima andavate e vi trovavate sempre al bowling, ipotesi, nel 2024 inizierete a trovarvi in ludoteca, ecco, per dire, come se ci fossero dei cambi zonali.
E poi sì, ragazzi, lavorare. Rendetevi conto che avete due volte la carta del mago, due volte il matto. Sarete l'asso di coppe e l'asso di spade come carte di inizio e come carte di fine avete due volte la morte, avete il 10 di pentacoli e avete la torre. Quindi devo dire che siete proprio in una fase di cambio delle dinamiche, cambio abitativo. Per qualcuno sento che sarà un organizzare questo grande cambio residenziale, soprattutto lo sento residenziale, proprio come una nuova vita all'estero. Anche di coppia, potrebbe essere. Dipende se siete single o no, però c'è come qualche movimento geografico molto importante o qualche nuovo progetto molto importante, insomma, che vi darà una grossa spinta in avanti. Va bene, andiamo a vedere un koan zen, che sono messaggi tibetani dei monaci buddisti. I semi del passato sono i frutti del futuro. Wow! E qui, ragazzi, sento che state pensando che semi mettere per il futuro. Come inizio. Avete tante carte di inizio. Avete tante carte di inizio. Molte persone probabilmente nel 2024 inizieranno a mettere dei semi per arrivare a obiettivi personali che possono appagare il cuore, l'amor proprio, obiettivi di coppia. E se siete single vi dico che anche in questo caso la carta vale, nel senso che le conoscenze magari che si sono fatte nel passato, e vi dico così perché c'è un 6 di coppe, possono rivelarsi dei frutti in un futuro. Guardate, in realtà le carte sono molto buone, anche se avete due volte la morte, la torre, probabilmente affronterete dei cambi impegnativi, questo non lo nego. Però comunque avete un sacco di carte di buon inizio, di genuinità, di buon inizio, di nuovi inizi, di buoni sentimenti, di genuinità. Ecco, l'unica cosa che mi sento di dirvi, fate un po' attenzione all'impulsività. Avete un imperatore qui, cercate di ponderare sempre bene tutte le scelte che fate, perché avendo due volte il matto, si può parlare di un po' di impulsività, ok? O ingenuità, con la scusa che c'è anche il mondo. Però qui si tratta un po' di risvegliare l'amore dentro di voi, sia che siate in coppia sia che siate single. E qui si risvegliano anche i semi del passato. Per qualcuno si tratta di rivedere una persona che con il 6 di coppe normalmente non è un ex, ok? Perché il 6 di coppe fa riferimento all'amore platonico. Quindi è una persona che probabilmente voi già conoscete, insomma, e che potrebbe comunque ripresentarsi dopo un po' di tempo. Ok? Vi dico, se avete figli e siete single, questa persona si potrebbe ripresentare in un'attività legata a vostro figlio, attività sportiva, attività ricreativa, magari una festa per bambini. Insomma, potreste vedere questa persona in un evento a cui andrete per vostro figlio o figli, insomma. Va bene? Spero di avervi detto tutto, ragazzi. Non fatevi solo, ecco, guardate, forse un po' di strascico di questa morte delle torre ve lo porterete con questo 8 di spade, ma avete le spalle coperte con l'imperatore, quindi cercate di rimanere più nel presente e vedete che l'8 di spade piano piano si dissolve, ok? Va bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel primo semestre del 2024. Fatemelo comunque sapere nei commenti, a me piace sempre leggere i commenti. Se avete piacere potete anche mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Se per caso non trovaste il tasto abbonati, magari all'interno dei video, potete provare a entrare nella schermata principale del canale o viceversa.
Se neanche così riuscite, vi dico, potrebbe dipendere dal modello del telefono, dagli aggiornamenti che avete oppure dalle impostazioni che avete su YouTube. Insomma, provate un attimino a risolvere il problema in questi due punti. Se poi neanche così si risolve il problema, vi consiglio di provare o da un altro telefonino oppure dal computer. Dal computer si dovrebbe vedere senza problemi, ok? Bene, amici del cancro, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi auguro un inizio 2024 splendido. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!